Un saluto e ben arrivati su Canal 104 Plus. È il Plus che ha importanza. Dal 12 ottobre scorso, per gli amanti del benessere, è stato riaperto Canal 104 Telegram, link nella descrizione del video. Per gli estimatori dell'argomento di questo video, ricordo che attraverso le migliaia e migliaia di voci da consultare liberamente, senza alcuna sottoscrizione o abbonamento, sulla ricca pagina Indice Alfabetico, trovate 2 playlist dal titolo Geoingegneria Brighton e YouTube. Per vedere la playlist Brighton è indispensabile loggarsi e probabilmente si vedono anche video che non sono disponibili su YouTube. Il cielo d'Italia passeggiando in collina. Oggi ho fatto una bellissima passeggiata autunnale sulle colline e, come sempre, non ho guardato alcun social con la testa china, ma ho registrato quello che succede in alto, sopra le nostre teste. Quella che vedete è una scia appena rilasciata da un aereo. All'inizio non c'è nulla, poi, solo dopo qualche minuto, si riescono a vedere gli effetti di quello che succede. Infatti basta ingrandire un pochino e si vedono delle protuberanze solo nella parte bassa del video, ma nella realtà sono orizzontali alla rotta di volo dell'aereo. L'allargamento di una sola delle 2 scie è causata da un sistema di iniezione di dosaggio regolare di qualche composto chimico differente. Questa diventa una miscela in grado di produrre delle reazioni precise. Anche semplicemente col telefonino si riescono ad individuare benissimo le protuberanze dopo che sono passati pochi minuti. Come si vede, hanno iniziato qui e andando a ritroso si vede che stanno rilasciando questi composti in maniera chirurgica. Dove c'è sereno non succede nulla, mentre dove gli aerei hanno già iniziato ad irrorare si vede il cielo che si sta coprendo. Una volta, ho più di 72 anni, queste formazioni non succedevano perché le nuvole, quelle vere, arrivavano dall'orizzonte, sempre, con degli ammassi di goccioline, sembravano batuffoli di cotone, ma mai creavano delle velature come quelle che stiamo vedendo. Le creano sopra le nostre teste perché hanno modificato e stanno modificando il meteo. Qui si comprende benissimo che stanno agendo a livello chimico. Non sono in grado di garantire o sapere esattamente che cosa provocano queste irrorazioni, ma osservate attentamente questa ripresa fatta da circa 600 metri di altezza dal livello del mare e guardate quella linea orizzontale scura. Sembra lo smog che viene rilasciato dalle automobili, dai mezzi di trasporto, dalle combustioni dei motori, dove ci sono le aree più popolate. Si vede chiaramente che tutto quello smog rimane immobile, ad aleggiare, e posso garantirvi che ho visto delle cose simili ancora più mostruose al riguardo, sempre da questa altezza. Chissà perché fanno queste irrorazioni. Quella che si vede adesso è sempre la scia che abbiamo visto all'inizio, che si sta amalgamando con tutte quelle scie che hanno irrorato nelle ore precedenti. Queste nuvole, quelle che definiscono nuvole, non sono naturali. Lassù nei cieli sta accadendo qualcosa di ripugnante, altro che la farsa degli extraterrestri che vi stanno inoculando lentamente per farvi credere all'ennesima fesseria. Si vede benissimo che continuano a lavorare in modo chirurgico, con brevi scie per coprire il cielo. Sulla costa sempre il mantello dello smog.
e qui si vede un'altra scia con le protuberanze del dosatore. Poi esistono aerei che passano sempre alla stessa altezza e rilasciano solo la scia di condensazione, quella vera, che si dissipa in meno di un minuto. Non si vede alcun iniettore che crea protuberanze. Mi trovo sempre a riprendere il cielo sopra la mia testa. Qui invece si vede un aereo che non crea alcuna scia, mentre l'altro rilascia una scia orizzontale che si interseca creando una croce con una scia precedente dall'aereo che vado ad inquadrare fra pochissimo. Là in fondo invece si vede l'aereo che non rilascia scia e l'altro sì. Questo sì. Uno sì, l'altro no. E qui si vedono i punti di intersecamento a croce e si vedono gli effetti di irrorazione col dosaggio. Si tratta della scia rilasciata dall'aereo che abbiamo visto in precedenza. Si vedono bene gli effetti. Le protuberanze si sono formate solo su un lato. Lo stesso vale anche su quest'ultima scia che ha formato la forma di croce. In questo dettaglio si vede chiaramente che c'è un punto dove addirittura sembra abbiano invertito le due irrorazioni. Se pensate che quello che state vedendo siano scie di condensazione, non state pensando correttamente. Rivediamola con questa immagine che scorre. E qui un altro particolare, dove sicuramente una corrente d'aria vorticosa crea questa strana forma. In questa ripresa vediamo sempre un altro aereo che non rilascia alcuna sostanza, a differenza della scia persistente dell'aereo precedente. Pura condensa. A sinistra l'aereo che non rilascia nulla, a destra il risultato della scia chimica. Una bella differenza, non credete? Qui vediamo sempre la croce precedente. Adesso abbiamo due aerei, a sinistra e a destra della croce, che non rilasciano alcuna scia rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente. E proprio sulla croce, con metodo chirurgico, anche questo aereo ha iniziato ad irrorare. Prima non ha rilasciato alcuna scia, ha iniziato poco fa. Sono comandati dalla IA? Probabilmente sì. Si vede che la scia persiste, si sta allargando, a differenza delle scie di condensazione che sono sparite rapidamente. Chiudo con questo video con le colline perché stanno allargando l'area di irrorazione. Sempre creando delle forme a croce. E si vede con chiarezza che iniziano da un certo punto, mentre prima non c'è traccia di condensazione. È vero che la condensazione può persistere e crearsi a causa di differenze termiche dell'aria, ma come si vede in questo aereo, le due scie di condensazione sono uguali e spariscono in pochi minuti. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male.
Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.